Oggi prendiamo il traghetto per andare sull'isola di Skye. Benvenuti nella seconda parte del viaggio on the road, fatto nell'estate 2020. È arrivato il momento di mostrarvi la meravigliosa isola di Skye e il ritorno ad Inverness. Skye è considerata una delle più belle isole al mondo. Abbiamo appena lasciato Fort William e adesso andiamo in direzione Mullingar, dove ci aspetta il traghetto. Mullingar si trova a circa un'ora di distanza da Fort William ed è uno dei paesi da cui partono i traghetti per l'isola di Skye. Finalmente gli occhi all'isola. L'isola è raggiungibile anche attraverso un ponte, ma abbiamo letto che il viaggio in traghetto è un'esperienza da non perdere. Purtroppo le norme antivirus ci hanno limitato. Esprimi il disappunto, Andrea. Dobbiamo rimanere in macchina per tutto il viaggio. Probabilmente sempre per le solite ragioni di sicurezza. Una giornata come questa. Dannazione. Vabbè, ci rifaremo al ritorno col passaggio sul ponte. Peccato. Va bene. Eccoci. Già qua è la poesia. E siamo arrivati sull'isola di Skye. Skye ci ha dato il benvenuto con uno splendido sole e con dei paesaggi unici. Anche solo il percorso in auto è stato meraviglioso e noi ce lo siamo goduto tutto. Abbiamo alloggiato a Portree, in posizione centrale per poter visitare in circa 48 ore l'Old Manor Store, la cascata Melt, il Kerrang, il Fairy Glen, la splendida Coral Beach, il faro di Nest Point e le Fairy Pools. La prima tappa del giorno è stato l'Old Man of Store. E stiamo salendo sull'Old Manor Store. E mi sa che io sto pronunciando male tutti i nomi scozzesi. Il percorso non è facile, anche perché ha piovuto questi giorni, quindi è un pochino melmoso. Però ci sono i lavori, stanno facendo le scalette per renderlo molto più accessibile a tutti. Ci siamo quasi comunque. Il tragitto e la visita sono molto belli. La leggenda vuole che un gigante sia sepolto in quell'area e la sua mano fuoriesca dal terreno creando la mistica conformazione rocciosa. E siamo arrivati. Si torna alla macchina? Siamo quasi tornati alla macchina. Spero che abbiamo parcheggiato qui perché ci sono tante macchine lungo tutto il lato della strada e pensavamo che il parcheggio fosse strapieno. Invece c'è un parcheggio enorme più giù, vuoto. Non molto lontano dallo store c'è la cascata Miltfall, che merita sicuramente una visita.
Praticamente la cascata qui cade a strapiombo sul mare ed è molto scenica, ma soprattutto la costa è davvero spettacolare. Ci sono queste conformazioni rocciose che ricordano molto quelle basaltiche dell'Irlanda del Nord. Chissà, magari fanno parte della stessa catena. Bello. C'è anche la zampa di un dinosauro. Il giro di Skye è proseguito con una passeggiata in un luogo da non perdere se si viene sull'isola, il Keereng. È assolutamente giurassico. E ora andiamo via, torniamo verso la macchina. Siamo riscesi dall'auto per andare a vedere il Fairy Glen, che è un posto magico fatato, vero? Fatato. Sì, praticamente sono dei vecchi forti con le pietre messe tutte quante in cerchio che per tradizione i locali pensano che siano stati creati dalle fate e quindi non vanno disturbati, non vanno modificati, e dagli elfi. Sì, quindi bello, deve essere bello. Andiamo a vedere. E quel tipo che è arrivato là sopra? Hai trovato qualche fatina? La serata l'abbiamo spesa a Portree, il capoluogo dell'isola, famosa per le sue casette colorate. Passeggiatina a Portree. Cerchiamo anche qualcosa da mangiare. Abbiamo preso del fish and chips che volevamo mangiare sulle scalette del porto, ma una volta ricevuto il cibo, la marea ha finito per sommergere le scale. Quindi abbiamo deciso di mangiare in stanza. E finire le giornate. Con le cene che piacciono a noi. Com'è il fish and chips? Buono, perché il pesce è fresco, ho preso 3 spine. Buongiorno! Oggi completiamo il giro di Skye. Praticamente andiamo a vedere la Coral Beach prima, poi andiamo a vedere il famoso lighthouse che sembra spettacolare dalle foto che prendono gli altri, le nostre usciranno malissimo. E poi andiamo a vedere la Fairy Pool. Questo dovrebbe completare un pochino tutto il giro di Skye. Speriamo di farcela prima che inizi a piovere di brutto, perché Le previsioni cambiano continuamente, perché ieri aveva dato tutta la giornata di pioggia e oggi pare che i momenti di pioggia forte e torrenziale si riducano. Un momento compreso da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Già. Quindi speriamo di farcela. e siamo arrivati, anzi no, e abbiamo parcheggiato e ora ci aspettano 20 minuti di camminata per raggiungere la Coral Beach. Speriamo solo che il meteo tenga. Questa baia qui si chiama Loch Duvegan, che è una baia del mare, però si chiama Loch, che in scozzese, in gaelico, vuol dire sia lago che anche insenatura del mare, quindi fiordo, baia. Ma davvero spettacolare. E siamo quasi arrivati. Non so se si riesce a vedere, ma sono tutte conchiglie frantumate e quindi la spiaggia è proprio chiara. Ci sono tutte queste conchiglie bianche che poi si frantumano, si rompono e creano questa sabbia bianca, chiara.
falò qui. Evidentemente in molti hanno campeggiato qui durante la notte. E ora è arrivato il momento di tornare alla macchina. Piove di nuovo. Siamo arrivati a Nest Point, un bellissimo faro qui sulla costa occidentale dell'isola di Skye. Fidatevi. Sì, infatti ci dobbiamo più che altro fidare perché non si vede niente. C'è una pioggia assurda e ora siamo bloccati qui in macchina. Aspettiamo un pochino, magari smette o si riduce un po'. Scendiamo, diamo un'occhiata e poi dopo torniamo a Portree. Sembrano quasi riprese subacquee. Ci stiamo avventurando al faro. E fidatevi, lì c'è un faro, fidatevi. Non è stata una brillante idea. Il temporale non accennava a smettere. Comunque abbiamo deciso di proseguire con il nostro giro ed andare a vedere lo Slikican Old Bridge. Siamo allo Slikican Old Bridge, pieno di moscerini. La tappa successiva sono state le Fairy Pools, ma lì ci attendeva un'altra sorpresa. Praticamente il piano era di andare a vedere le Fairy Pool, che sono delle cascate molto ma molto belle qui sull'isola di Skye, molto famose. Il problema è che ad agosto era pieno di moscerini, ma proprio pieno di moscerini. Intanto il signore sta facendo le foto a delle normalissime mucche. Oggi ha piovuto, si è creato un microclima caldo, umido e nelle zone dove scorrono i ruscelli, i fiumi, i corsi d'acqua in generale, e quindi ha favorito il crearsi di nuvole di moscerini a grande quantità. E quando siamo arrivati al parcheggio che poi avrebbe portato al percorso per andare a vedere le Fairy Pool, non abbiamo fatto neanche un metro che siamo dovuti rientrare in macchina perché siamo stati aggrediti da nuvole di moscerini inferociti. Sì, ma proprio... che ci hanno inseguito anche in macchina. Abbiamo passato 10 minuti ad ammazzarli e abbatterli. Abbiamo attaccato l'aria condizionata per bloccarli e ammazzarli a uno praticamente. Immagino quelli che da fuori a vederci, a vedere sbracciati, sbracciarsi dentro col berretto che li provavano a uccidere. Ci siamo messi le mascherine per evitare di ingoiarli. Divertente. E abbiamo deciso di non lasciar perdere, di vederle incartoline. Adesso invece riproviamo ad andare al faro, sì, al Nest Point Lighthouse, che abbiamo provato a visitare questa mattina, però anche di un'altra vicenda sfortunata siamo stati colti da un temporale, da una burrasca, quindi oltre alla pioggia, al vento, al fango, non si vedeva nulla perché le nuvole erano molto basse, c'era tanta umidità ovviamente con la pioggia, e quindi ci riproviamo adesso. Quindi adesso guiderà Andrea per un'ora, torneremo indietro e vediamo se riusciamo a godere almeno della vista del faro, speriamo senza moscerini. Andiamo. Ed è stata una di quelle esperienze che non dimenticheremo mai. Questo faro è assolutamente spettacolare. Contenta? Sì, ne vale proprio la pena.
Buongiorno Ale. Buongiorno. La nostra avventura sull'isola di Skye era terminata ed era arrivato il momento di raggiungere di nuovo le Highlands scozzesi, questa volta attraversando il ponte che collega l'isola alla Gran Bretagna. Siamo arrivati all'Ellendonan Castle, molto famoso anche perché è stato usato per girare alcuni film, tra cui Highlander, molto scenico. Ci siamo rimessi in auto guidando tra le tortuose strade scozzesi per raggiungere la nostra prossima destinazione. Stiamo andando alle Rocky Falls. Sono praticamente una serie di cascate non troppo lontane da Inverness, in cui in specifici momenti dell'anno è possibile anche vedere i salmoni che risalgono la corrente. Il rumore dello scroscio dell'acqua si sente sempre più forte, quindi sicuramente ci stiamo Guarda come avvicinando. vado spedita. E ora riproseguiamo, torniamo su al parcheggio e poi continuiamo il giro. Mi sento come l'orso Yogi. Siamo ripartiti percorrendo la North Coast 500 fino al paesino di Golspie. E siamo arrivati a Golspie, un carinissimo villaggio sulla costa nord-orientale delle Highlands, ed è molto carino. Qui c'è il mare del nord e ora noi ce lo gustiamo tutto. Com'è? Non è così fredda. Il mare del nord non è così freddo? No. Ci stiamo proprio godendo questa passeggiata al sole. Questo paese è sulla North Coast 500, che è una bellissima via che fa tutto il giro del nord della Scozia. E sarebbe proprio da fare, bellissimo. Il problema è che ora noi dobbiamo tornare a Inverness, quindi sarà per un'altra volta. Però ci siamo spinti già molto a nord. Il consiglio, da quello che ho letto, è di fare il giro partendo da est verso ovest, perché l'est è molto bello, ma l'ovest ancora di più. In questo modo il viaggio migliora sempre. Golspie è stato il punto più a nord in cui ci siamo spinti. La destinazione successiva, infatti, è stata Inverness. E siamo tornati a Inverness. Ed ha un aspetto completamente diverso dall'altra sì. volta. Sarà perché è sabato, Sarà perché c'è il sole e fa caldo? ma sembra molto più carina. Oggi è proprio piacevole passeggiare sul Ness Walk. Lunedì faceva un freddo e ora a maniche corte, come è giusto che sia visto che è agosto. E ora stiamo attraversando la Ness Island, che è un'isola che è all'interno del fiume Ness, lo stesso fiume che viene dal lago di Loch Ness. Siamo andati nelle Highlands scozzesi per vedere paesaggi e luoghi resi famosi dai film. Invece la salutiamo con il pensiero che probabilmente sono state proprio le Highlands e la Scozia a rendere famosi quei film. I was running far away, would I run of the world someday? But no, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home where I
ora lo posso dire. Questa è stata ufficialmente la quarta cosa bella che ho visto in questo viaggio. La prima, la Coral Beach. La seconda, il faro del Miss Point. La terza, il castello di Lindoinen. E adesso le cascate di Reggie cosa? Rocky Falls. Roggy Falls. Rocky Falls. A me è piaciuto anche il Kirang, Sì, a me anche. la passeggiata. Sì, anche a me sono piaciute molto. Però ha impatto anche emotivo. Mhm. Mi sono piaciute davvero tanto. Anche la passeggiata sullo store a me è piaciuta, anche se era fangoso, non era ideale, però è stato bello.